Quando Lumière gira la manovella, una piccola macchina perfettamente sagomata, fatta di ferro e legno, diventa la grande storia. Nel 1995, il primo centenario del cinema, uscirono un numero enorme di studi di ogni genere che affrontavano il più grande spettacolo del XX secolo. Ma bada che io non rinuncio alla scommessa, tu mi devi 10.000 franchi. Va bene, il denaro servirà per il nostro viaggio. Come, anche tu? Luis, forse oggi noi inauguriamo una bella amicizia. Qualche studioso negli Stati Uniti si pose anche la domanda: ma quanti film sono stati realizzati in un secolo? Studi compilativi su cataloghi, sulle filmografie, sugli archivi esistenti, arrivando a stimare nel solo mondo occidentale, chiaramente si sottostimarono l'Asia e l'Africa, circa 500.000 di film realizzati, setacciando anche tra i disponibili e quelli andati perduti. Capita, è una somma che fa il totale. Quest'anno, dal 28 dicembre, sono passati altri 30 anni. Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Secondo alcuni storici, come Pierre Sorlin, dovremmo però sostituire il termine film in audiovisivo e farlo cominciare almeno dal sonoro. Quindi dovremmo spostarci all'indietro per avere un numero complessivo di opere. Domani è un altro giorno. Esiste infatti un materiale immenso prodotto dai cinegiornali, da filmati ad uso scientifico, documentaristico, artistico, di inchiesta e di testimonianza, poi i videoclip musicali. This is ground control to Major Tom. E se aggiungiamo la sfera di internet, dei social degli ultimi decenni, il conteggio si fa arduo, direi quasi impossibile. Basti pensare che soltanto su YouTube in 20 anni, dati dello stesso canale, sono stati immessi oltre 3 miliardi di materiali. Ma quanti? Sui vari social? Il conteggio diventa impossibile. Houston, abbiamo un problema. Se invece prendiamo in considerazione il cinema industriale, dovremmo, migliaio più, migliaio meno, essere arrivati a 1 milione di prodotti finiti poi davvero sugli schermi dei cinematografi. Uno che faceva un censimento una volta tentò di interrogarmi. Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti. Un altro calcolo che si può fare in termini proiettivi è che un film su 3 che ha visto lo schermo nell'intera storia del cinema, almeno 2 invece sono rimaste idee, progetti in essere. In taluni casi sono state scritte e riscritte sceneggiature. Altre volte ci sono stati sopralluoghi, si sono fatti provini agli attori, girati alcuni ciak. Poi il film è finito nel nulla, per molteplici ragioni: mancanza di fondi, fallimento del produttore, progetto ritenuto sbagliato o, in casi estremi, anche per la morte del regista. Anche questo calcolo è quasi impossibile. Vogliamo solo ricordare alcuni film di celebri registi di cui ci resta soltanto la sceneggiatura. Potrei essere più preciso nelle promesse, se già fin d'ora non mi dessi tanto da fare per mantenerle. Nel 1940 Orson Welles scrive Cuore di tenebra da Joseph Conrad. Doveva essere interpretato poi dall'amico Joseph Cotten, ma l'RKO non lo mise in produzione. Poi Smiler with Knife. Erano già state messe sotto contratto Carol Lombard e Rosalind Russell, ma ancora una volta la RKO lo gettò nel cestino. Quando era in Messico a girare un documentario, trovò un romanzo del messicano Federico Gamboa, Santa. Lui scrisse la sceneggiatura e il film doveva essere interpretato da Dolores Del Rio, con cui Welles ebbe una breve relazione, però non si fece affatto. Del suo abbastanza lungo periodo italiano ci rimane la sceneggiatura che si trova a Cinecittà, tratta dal celebre romanzo francese Il Piccolo Principe. Per me tu sarai l'unico al mondo. Ciò che è essenziale è invisibile agli occhi. Nel 1922 Alfred Hitchcock aveva scritto The Number 13, numero 13, ma il film non si fece mai. Che cosa è questa palla di lardo? Signore, ciambella con crema, signore! Ciambella con crema?
Signor, sì, signore! E come ci è arrivata qui? Signore, l'ho presa alla mensa, signore! È permesso portare viveri in camerata, palla di lardo? Signor, no, signore! Sei autorizzato a mangiare ciambelle con crema in camerata, palla di lardo? Signor, no, signore! E perché no, palla di lardo? Signore, sono in sovrappeso, signore! Perché tu sei un ciccione ributtante e fai schifo, palla di lardo! Stanley Kubrick aveva scritto Napoleon, ma non si fece per mancanza di fondi. Però è una bella coppia. Stavano bene insieme. Cos'è una bella coppia? Lei è carina. Lei è una bella ragazza. Ma Fausto no. Fausto ha una faccia. No, c'ha un bel fisico, una bella statura. Ha una bella voce. La voce? Dice la voce. Che c'entra? La voce ce l'hanno tutti. Del viaggio di G. Mastorna detto Fernet, Federico Fellini ne ha parlato per anni e poi non è stato mai fatto. Ci rimane la sceneggiatura, appunto. Moraldo, perché non parti con me? Ma sì, dai, partiamo. Ma che cosa fai qui quest'inverno? Ma che, se non troviamo lavoro a Milano non fa niente, tentiamo in un altro posto. E l'abbiamo sempre detto di andar via. Quanto Monaldo in città, che era stato pensato come il seguito dei Vitelloni, ma anche questo non si fece. Caro zio, se gli applausi non sono scrosciati è solo perché un leone della tua specie incute il rispetto non incoraggia sconvenienze. Luchino Visconti, dopo aver girato Il Gattopardo, scrisse La vita di Giuseppe Verdi. Non piacque, non interessò, non si fece. Mi sento superato, a questo punto mi sento addirittura di abbiurare dalla mia trilogia della vita. Pierpaolo Pasolini scrisse la sceneggiatura di Barba Blu, alias Gilles de Ré, porno Teo Colossal. Insieme a Salò dovevano essere la trilogia della morte, dopo aver girato la trilogia della vita. Ma esiste anche un inferno, ispirato alla Divina Commedia di Dante. Mi ha tenuto compagnia durante questo lungo viaggio. Ah, sta facendo cotò all'imperatore. Oh, guardate! Ora diventerà l'amico di Sua Maestà. Bernardo Bertolucci, dopo L'ultimo imperatore, mise in cantiere il secondo atto, The Last Imperator 2, ma anche L'uomo che ride, da Victor Hugo. Entrambi non vennero mai realizzati. Ragazzi, come si sta bene tra noi, tra uomini? Ma perché non siamo nati tutti finocchi? Mario Monicelli aveva scritto la sceneggiatura di I ragazzi della via Pal. Ci rimane solo quella. Signore e signori, Giuseppe Tornatore. Giuseppe Tornatore aveva annunciato alla stampa più volte l'inizio delle riprese e anche il cast di Stalingrado, ma il progetto venne abbandonato. Ma forse il caso più clamoroso appartiene al grande comico americano Jerry Lewis, che realizzò per davvero Il giorno in cui il clown pianse, ma la produzione non lo volle mai distribuire. Speriamoci ancora. Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita. Sarebbe interessante riflettere su questi film che non sono stati realizzati da questi grandi registi, anche a confronto delle filmografie realizzate. Sarebbe veramente interessante, ma non è possibile, purtroppo. Sono il re del mondo! Ehi, Luke! Che la forza sia con te. Mi piace l'odore del napalm al mattino. Vivo o morto, tu verrai con me. Grazie, figlioli. Grazie. I'll be back. Se te ne vai, che sarà di me? Che farò? Francamente me ne infischio.